Benvenuti, hola Diana, è un piacere averti qua con noi oggi. Ciao, buongiorno, anche per me è un piacere grandissimo, una chiacchierata che sono contenta di fare. Bene, sono super contenta e sarà una chiacchierata molto ricciola, eccoci qua 2 ore Sì, a su fare una questo non chiacchierata. abbiamo... È vero. Allora, Diana Di Marchi è un'insegnante e presidente leggo della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. Ci tengo a dire le cose giuste perché è parte del nostro ruolo e della nostra identità. Certo. Quindi tutta questa conversazione, questa conversazione sulla human leadership, ho parlato con persone del mondo privato, imprenditori, imprenditrici, con uno chef, con una persona del mondo dell'education e quindi anche qua, e anche tu sei del mondo dell'education, ma è leadership intesa come una persona di influenza che guida un gruppo verso cause comuni. E questo Mm. io ti ho visto farlo e ho letto e sentito a te farlo. Quindi con me questo aspetto human, cioè è tanto tempo che se ne parla, adesso è diventato molto reale perché siamo entrate alle case delle persone, no? Non Certo. è sempre facile guidare delle persone, immagino, e da quello che si pensa anche nell'ambito politico, dove ci sono un po' di regole, paletti, aspettative, no? E occhi addosso. Quindi Certo. come vivi tu, come pensi questo aspetto della human leadership Mm. nel tuo mondo in politica, Diana? Guarda, io penso che sia in politica molto complicato perché poi ci sono sempre altri fattori che si inseriscono e quindi in qualche modo magari l'obiettivo, che è l'obiettivo comune, che ti fa fare quel lavoro condiviso e partecipato, a volte può diventare un obiettivo che non è più l'obiettivo principale, ma insieme a quello c'è un obiettivo magari appunto di raggiungimento di un traguardo, anche di premio, di carriera, insomma si mischia magari con altre dinamiche, allora a volte la politica, che invece ha questo obiettivo proprio di essere lo strumento che si usa per realizzare il bene comune, qualche volta perde un po' il senso e capita che diventi il bene di magari comune, ma anche di una persona in particolare o di più persone che quel bene vogliono diventi anche il loro e il loro riconoscimento. Quindi io credo che la politica, se fatta come deve essere fatta e come cerchiamo di fare tutti noi, soprattutto a livello, secondo me, locale, in modo molto più forte, perché siamo così vicini alle persone che ci chiedono e che da noi giustamente vogliono risposte, che obiettivamente credo che la condizione di un'amministrazione locale da questo punto di vista sia privilegiata, perché tu hai proprio la vicinanza col problema, la vicinanza con le persone che hanno quella difficoltà o vogliono fare quella battaglia, vogliono unirsi per qualche cosa che li riguarda da vicino, e quindi secondo me da quando sono consigliera comunale con la presidenza di questa commissione, che è davvero importante perché è trasversale, io ho avuto modo di costruire delle reti molto più ampie e anche più solide, perché andiamo insieme verso obiettivi condivisi concreti e quindi c'è più vicinanza, e questo secondo me ha rafforzato anche la capacità di lavorare insieme, perché io credo che quella sia la cosa importante, appunto trovare il protagonismo delle persone. Ognuno può dare un pezzettino, no? Tutti sono in grado di, su un tema che li interessa e li riguarda da vicino, prendersi un po' di responsabilità. Se poi appunto unisci tutte queste capacità e le vedi crescere insieme, le aiuti, tu devi fare un po' da facilitatore, capire qual è la cosa che vuoi raggiungere insieme ad altri soggetti che hanno lo stesso obiettivo, e ognuno ci mette il suo pezzettino. Ecco, questo secondo me come politica locale è più fattibile, è difficile perché c'è sempre qualcuno che resta scontento, però sei più vicino sia all'obiettivo che alle persone che insieme a te lo vogliono raggiungere. E
adesso dalle città partono poi anche i grandi temi che sono poi i temi nazionali e quindi davvero le città hanno un ruolo fondamentale per capire come deve trasformarsi la società e quindi grazie a questa possibilità credo che anche dal punto di vista di una politica più ampia noi possiamo dare molto dall'esperienza che facciamo nell'amministrazione locale. Io credo che questo sia davvero un modo straordinariamente importante di formazione anche per noi che vogliamo ottenere certi risultati e che abbiamo politicamente una strada che vogliamo seguire. Credo che questa esperienza sia un arricchimento meraviglioso e durante il Covid sicuramente quel cambiamento che abbiamo capito essere necessario proprio di ascolto delle singole persone e dei singoli bisogni che ti fanno capire che o li risolvi insieme perché tutta la comunità stava soffrendo, tutta la comunità poteva uscire da quella sofferenza solo se stava insieme, seguendo appunto le regole, le indicazioni e questo rafforza anche il senso di appunto unirsi per raggiungere degli obiettivi. Io spero che questo ci possa servire proprio per capire quanto è importante condividere un percorso e lavorare perché non sia solo tu ad avere dei benefici, ma la tua comunità. Cioè il destino è un destino comune, non è il destino di una persona. Ecco, io spero che questo dal Covid sia emerso, e credo di sì, Sì. ancora con più forza. Sì, io sono, grazie, no, io sono assolutamente convinta che sarà così. Hai parlato molto di ascolto, di vicinanza, no? Questo senso di vicinanza, di rete e questo concetto bellissimo di iniziare dal piccolo, cioè iniziare dal territorio, diciamo, per poi e vada più grande. E questo è quello, cioè noi ci siamo conosciute e la prima volta penso in un evento che parlava della violenza sulle donne e quindi a te tocca, parlando di Human e parlando come tu ti tieni centrata, poi ti faccio un'altra domanda, no? Perché tu veramente cioè, hai lavorato con i migranti profughi, con donne che hanno subito violenze, no? Tutto il discorso di pari opportunità. Come fai tu a tenerti centrata? E non so Cara se sono tanta centrata, infatti. Questo sinceramente non lo potrei confermare. No, perché in più ovviamente non l'abbiamo detto prima, ma ovviamente felicemente sposata da tanti anni Sì, e ha due figlie, è già anche nonna e sì. riesce a conciliare in un modo straordinario, bellissimo, molto human, questo fare la nonna, fare la mamma, fare la moglie ed essere ovunque, perché cioè, a me mi colpisce in un modo molto, molto positivo quando siamo in giro io e te e siamo nella tua zona 7, vero? Sì, sì, sì. E passa immancabilmente qualcuno che lei conosce. Ma e non Certo. sì, sì, ciao, come va? E ciao, come stai? Esattamente, sì. Quindi come fai tu a tenerti centrata in tutto questo da fare? Questo discorso del work-life balance, ma soprattutto il centrata a livello di pace e centratura interiore, no? Stai parlando di un tema delicatissimo. Io non lo so, quello che so è che a me piace tantissimo quello che faccio, proprio, e mi piace anche quando quello che tu dici che appunto le persone che incontro non è un incontro solo ciao come va, a meno che uno non sia di corsa per altre ragioni, però mi fa piacere ascoltare, è perché io dall'ascolto proprio delle persone, da ciascuna delle persone che ha voglia di raccontarsi, imparo qualcosa che mi può servire per lavorare meglio, perché io mi occupo di pari opportunità, mi occupo di inclusione, mi occupo di superare le disparità e quindi devo conoscere le situazioni per capire qual è l'azione che possiamo fare perché tutti si Bellissimo, sentano protagonisti e cittadine uguali nella nostra bellissimo. città. E io credo che questo sia possibile solo se stai in ascolto delle storie di vita delle persone, perché tutti hanno poi qualcosa di importante da raccontarti e quindi anche
emotivamente coinvolgente. Non so, io questo lo vivo proprio come stato continuo, e credo che la cosa che tu dici del tenere insieme, che comunque tengo insieme molto male tutto il resto, perché certo, cioè dovrei fare di più certe cose, Non certe è vero, meno. sei troppo dura con No, te stessa, non è no, vabbè, vero. non lo so, so che si può sempre essere migliori, però io credo che questa voglia di davvero lavorare con passione, di cercare di capire come fare meglio, sia quello che capiscono anche le mie figlie, i miei familiari, mio marito, cioè riconosce che non lo faccio e che non sono così, o magari non ci sono perché semplicemente è un impegno, ma capiscono che io ho bisogno anche di seguire con impegno e con passione le cose che faccio, e che è necessario per me anche fisicamente essere nei luoghi dove appunto imparo, capisco, porto un contributo, e quindi anche se magari ogni tanto dà fastidio o manco a qualche cosa di importante, però dall'altra parte sono tutti coinvolti. Non so, io vedo che alla fine tutti lo so, pensavo adesso che io non, faccio molta fatica a vedere i miei nipoti obiettivamente, perché parte della famiglia sta in Austria, quindi è ancora più difficile fisicamente, ci vediamo molto su Skype, su WhatsApp, eccetera, però dal vivo purtroppo poco. Ho visto un po' di più quella milanese con le 2 bambine in questa fase di lockdown, perché abitano vicini e avevamo più tempo, io avevo meno occasioni, insomma, di uscire, e quindi è stato... E mi ha fatto morire da ridere, perché una di queste 2 nipoti, che ha 5 anni, tutte le volte mi diceva: ma non sei in commissione, non sei in consiglio, ma non hai un impegno, ma come mai adesso stai con noi? Però non me lo diceva arrabbiata, era sorpresa, e secondo lei io sono così, e quindi quando siamo andati in bicicletta, stavo al telefono e mi diceva: ah, ma allora sei al telefono perché fai la commissione in bicicletta. Cioè è diventata Hanno una cosa che capito tu... tutto della nonna, hanno capito tutto. Capito? Quindi, ma non è mi togli qualcosa, tu sei quella lì, e quindi so che tu sei così. Beh, E insomma, sai, io trovo... sì, e quindi va bene, e sai accettano anche gli sbagli. È bellissimo, bellissimo. E sai il modello poi che questo dà a questi nipotini? Cioè, perché loro vedono che tu lo fai per passione, no? E quindi, infatti, questa intervista prima, lei era in giro e mi diceva: ma la posso fare al telefono? O devo salire? No, sali e siediti per piacere, se no... Allora, quindi, parlando di questo, no, c'è di quanto sei un modello anche per i nipotini, ovviamente, allora, per le persone che ti stanno intorno per il lavoro sicuramente, ma anche per i nipotini e per i figli. Chi è stato per te? Anzi, pensa a qualcuno, a delle persone che sono stati per te dei role model in questo aspetto, e dici, se vuoi condividere con noi tipo tre caratteristiche, tipo 3 parole di quello che ti ha ispirato a te, che tu dicevi: io quando sarò grande voglio essere così, vorrei essere così. Guarda, non ci ho mai pensato davvero a fondo, quindi adesso vado davvero così a ruota libera, non è una cosa... Però, come forse molte delle persone a cui hai fatto questa domanda, sicuramente mia madre è una delle persone a cui penso, che era completamente diversa da me, ma proprio un altro mondo, però credeva tantissimo in quello che faceva e lo faceva con l'anima, e noi lo capivamo tutti. Non so come dirti, questa è una cosa che proprio... lei poi ha fatto una carriera brillante in tutt'altro ambiente, però era... E anche lei nel suo modo di lavorare, che poi per una donna della sua età era anche più raro, insomma, lei è diventata la prima dirigente metalmeccanica in Italia, è arrivata profuga a Milano da un campo profughi di Barletta, insomma, quindi una storia molto difficile di quegli anni. Donna, ciò nonostante carriera importante, quindi puoi immaginare la difficoltà, però per spiegare come poteva essere invece questo un modello per me, tutto quello che lei ha ottenuto, che io solo dopo crescendo ho capito Certo. quanta fatica le è costato, perché quanto era difficile per le donne invece raggiungere posizioni apicali, perché siamo ancora in quella situazione adesso, e io Sì, parlo sì. di 40 anni fa. E ecco, allora credo che
quel modo di non far pesare la fatica che lei faceva per raggiungere i suoi obiettivi, ma anzi cercare di coinvolgere e trovare degli aspetti positivi di quella vita così complicata e farteli vivere anche a te insieme a lei come quel pezzo bello di quello che sto facendo, beh, io credo che quello sia, adesso ripensandoci, proprio perché me lo chiedi tu, una cosa che sicuramente mi ha influenzata, cioè sapere che tu puoi raggiungere certe cose, puoi occuparti, impegnarti, fare una fatica tremenda, ma che da quella fatica avrai delle ricadute così positive che quelle ricadute positive le potrai condividere con la tua famiglia, anche se avrai magari dedicato meno tempo, ma quel tempo che avrai dedicato è un tempo appassionato e quindi io credo che questo lei me l'abbia passato sicuramente. Poi ho avuto un'insegnante meravigliosa alla quale devo in particolare però la passione per la letteratura tedesca, perché è stata una donna che mi ha fatto capire davvero quanto la letteratura e lo studio potesse esserti d'aiuto anche nelle difficoltà e quanto appunto imparare ti facesse crescere, ma come persona, non tanto proprio avendo più possibilità di trovare poi delle spiegazioni a cose incomprensibili, perché insomma io sono poi rimasta orfana di papà molto presto, ho sofferto tanto e insomma ho trovato nella conoscenza e nello studio un aiuto enorme grazie a questa donna straordinaria che ho continuato a ringraziare per anni, perché appunto non pensavo proprio e non avevo capito stando a scuola quanto lei invece mi avesse fatto crescere da quel punto di vista. L'ho capito dopo quando ho dovuto fare altre scelte e ho scelto di studiare appunto letteratura tedesca e ho capito che era perché insieme a lei avevo trovato lì una ricchezza enorme che serviva a me come persona e quindi questo è stato secondo me la cosa più importante. E poi un po' le figure che studiamo tutti, io quando mi dicono sempre qual è la donna che citeresti per prima cito Rosa Parks perché per me è lei, cioè una che gentilmente riesce a fare una rivoluzione mondiale, ma con gentilezza, senza dover appunto usare altri metodi che non la determinazione e la convinzione della giusta causa che stai seguendo, senza bisogno di essere aggressivi, ma semplicemente determinati e convinti. Quindi con... Ecco, troppo bello e troppo e guarda come vabbè, prima che stai rendendo grande onore alla mamma e a questo insegnante perché cioè cioè secondo me se io chiedo alle persone che lavorano con te cosa desidero di te sarebbe lo stesso, no? E credi appassionatamente in quello che fai, sei determinata, non la fai pesare, hai la parola giusta per ogni persona, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa veramente complimenti. Interessante, no? Che poi lavori sul tema della pari opportunità e mi hai accennato tutti i modelli femminili, no? Sì. Importante questa. Allora, non ti tolgo più tempo perché so che devi no, tranquilla, mi piace. Allora, facciamo un gioco finale se ti va, dove Ecco. faccio una domanda, ti dico una parola e tu mi rispondi così di pancia una parola che ti viene in mente, ok? Ti va? Così sì? mi saranno tipo 8 parole, quindi partiamo, ok? Ok. Politica. Una parola di pancia. Fatica. Educazione. Priorità. Priorità. Mamma. Modello importante e pesante. Importante e pesante. Leadership. Leadership necessaria. Necessaria. Uomini. Uomini alleati preziosi. Donne. Donne, donne, non so, quindi sono troppe le cose, donne, potrei dire che sono
troppo spesso dimenticate. Milano? Milano è una città straordinaria, una città... Milano mi fa venire in mente innovazione e inclusione, perché sono Bello. le due strade che noi stiamo seguendo, direi Bello, questo. bello. Gender balance? Gender balance, obiettivo fondamentale. Crisi? Crisi è il presente, la crisi è quello che stiamo vivendo e che può diventare ancora più difficile da vivere e sulla quale dobbiamo trovare gli strumenti. Io rispetto a crisi direi che ci vuole strumenti per superarla. Cioè, se penso alla crisi penso che bisogna trovare tutte le possibilità per appunto andare oltre questa crisi, trasformarla in un'opportunità. Quindi forse possiamo dire crisi e opportunità, magari è più facile. E futuro? Futuro, futuro, futuro lo metterei insieme al presente, cioè io penso che noi non possiamo essere nel presente, lavorare per l'oggi senza pensare a cosa succederà di quello che facciamo, e quindi futuro e presente vanno insieme, perché oggi lo stai costruendo e non puoi pensare a quello che serve solo oggi, ma quello che fai oggi è per il domani, e quindi metterei insieme proprio futuro e presente. Grazie Diana, bellissimo quest'ultima riflessione, perché effettivamente tutte le cose che noi facciamo oggi e oggi siamo quello che è stata la nostra storia, quindi Certo. tutto quello che è successo prima ci porta all'oggi, e tutto quello di cui noi facciamo di questo oggi sarà il futuro. Bellissimo, grazie mille Diana, grazie del tuo lavoro, veramente del nostro lavoro, perché lo facciamo anche insieme e siamo tutti pezzettini di questo mosaico importante, quindi andiamo avanti insieme. È vero, le nostre unioni fa la forza. Grazie esatto. mille. E niente, buona serata e buon tutto Diana, grazie mille. Grazie, Ciao. anche a te. Ciao, ciao. Grazie.